Sono Giorgio Cravero, fotografo di Still Life e grazie alla collaborazione con Fujifilm abbiamo avuto l'opportunità di testare in anteprima il nuovo firmware per la Fujifilm GFX 100 e GFX 50 nella versione R e nella versione S. Tra le varie funzionalità e miglioramenti apportati da questo firmware, abbiamo deciso di soffermarci su una funzione in particolare, e cioè la versione aggiornata del focus stacking. Dico aggiornata perché ovviamente era già possibile realizzare il focus stacking con il firmware precedente, ma grazie al nuovo firmware questo processo è stato automatizzato e può essere gestito interamente in camera. Naturalmente facendo Still Life questa funzionalità noi la utilizzeremo moltissimo. L'unico lato negativo di utilizzare un apparecchio medio formato è quello appunto di avere una profondità di fuoco spesso molto limitata. Una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare un banco ottico, una soluzione estremamente più immediata e estremamente più semplice e pratica è quella di utilizzare la tecnica del focus stacking, quindi di generare degli scatti con dei fuochi diversi che vengono poi in post-produzione montati insieme per ottenere un'immagine con una profondità di campo altrimenti impossibile da ottenere. Tramite il menu della macchina noi possiamo impostare innanzitutto un intervallo di tempo tra uno scatto e l'altro, e questo è fondamentale per dare tempo ai flash di ricaricarsi, soprattutto quando non utilizziamo magari flash di ultima generazione o comunque per non sovraccaricare i generatori che andiamo a utilizzare. Dopodiché noi andremo a settare il punto di messa a fuoco più vicino, il punto di messa a fuoco più lontano, e automaticamente in base all'apertura di diaframma che noi abbiamo selezionato, la macchina si calcolerà il numero di scatti necessari per avere tutto a fuoco. L'abbiamo utilizzato direttamente in camera, quindi vuol dire che è possibile utilizzarlo in qualunque situazione di scatto, anche se siamo in esterno e anche se non abbiamo un portatile per lavorare in tethering. L'abbiamo provato in tethering con i plugin di Fujifilm, con Adobe Lightroom e con Capture One. In questi giorni l'abbiamo testato in maniera veramente impegnativa e sempre il risultato è stato preciso e utilizzabile fin dalla prima volta. Siamo riusciti addirittura a creare un focus stacking con 126 immagini, e ricordo sempre che partiamo da un file RAW da 100 megapixel, quindi un file TIFF sviluppato da 200 megabyte. Come software di post-produzione abbiamo scelto di utilizzare Helicon Focus, che è direi lo standard per il focus stacking. Una volta usciti da Helicon Focus riprendevamo il nostro usuale flusso di lavoro all'interno della suite di Adobe. Venendo invece ai nostri soggetti, abbiamo cercato di dare una panoramica il più ampio possibile di quello che potessero essere le situazioni tipiche della fotografia di Still Life. Abbiamo lavorato su un gioiello, abbiamo lavorato su un cosmetico, su un paio di scarpe vintage, abbiamo fatto realizzare un boschetto di bonsai, quindi abbiamo realizzato questo scatto quasi come fosse una passeggiata nel bosco, e abbiamo dovuto ovviamente anche riuscire a produrre un progetto molto corposo in un tempo molto stretto e con tutti i problemi della produzione legati al lockdown. Ogni soggetto ovviamente aveva le sue peculiarità e abbiamo scelto di stressare la macchina il più possibile lavorando sia con ottiche fisse, sia con zoom, sia con tubo di prolunga che senza tubo di prolunga.